Signora Maragrazia Evangelisti, buonasera. Sì, perché ormai Buonasera a lei. sono le 4 di una giornata uggiosa. Allora, noi ci ritroviamo per la seconda volta, perché avevamo già fatto un intervento tempo fa, e quindi Certo, questa è la seconda puntata, evidentemente ci sono delle novità. Per chi non avesse visto quella, io ricordo che la professoressa Maria Grazia Evangelisti è presidente di un laboratorio di biologia piuttosto importante, nonché vicepresidente di un museo etrusco, del quale era vicepresidente il suo marito, l'ingegner Luciano Perezzoli. Ma signora, mi dica quali sono queste novità, perché credo che ci sia qualcosa di molto importante che lei vuol dirci. dunque, noi eravamo rimasti nell'attesa dell'udienza in Camera di Consiglio. Ora, brevemente appunto per chi magari non ricorda o non ha seguito, allora, mio marito era stato ricoverato nel marzo del 22 in un reparto di subintensiva, perché ricoverato dopo 2 o 3 giorni di cure, ma di cure, insomma, quelle diciamo opportune, seguito da un amico, però era scesa la saturazione a 70, quindi io avevo contattato un personaggio molto importante del pronto soccorso di Careggi dicendo vengo su, insomma, perché evidentemente ci volevano delle cure più impegnative di quelle domiciliari. E invece poi ho saputo che subito con 37,8 di febbre gli hanno dato paracetamolo in endovena, però abbiamo avuto anche informazioni che da radiografie, un video della TAC e un referto ecografico che non c'era bisogno di intubazione, cioè la polmonite c'era, ma come poi mi è stato detto da tutti gli amici medici che hanno visionato la documentazione, e fra questi una radiologa, degli pneumologi, quindi persone con varie specializzazioni mediche, non, che era una polmonite curabile e guaribile. E invece purtroppo qui magari non mi soffermo, cioè le cure sono state praticamente inesistenti. Arriviamo, il ricovero è del 18 di marzo del 22, arriviamo al 25, dopo che comunque avevano da subito minacciato l'intubazione, che mio marito aveva sempre rifiutato, prima verbalmente e poi il 25 addirittura per iscritto. Eh, Cosa succede? Che il sabato aumentano il carico di ossigeno e c'è l'unico episodio di dispnea perché lui cerca di togliersi la mascherina. Questo il sabato. La domenica, senza consenso informato scritto, che è obbligatorio per legge, c'è anche una legge che lo ribadisce nel 2017, hanno cominciato a dargli la morfina in endovena a dosi crescenti. Il giorno dopo, no, è un classico purtroppo, il giorno dopo hanno aggiunto il fentanyl, che è un oppiaceo molto molto più potente della morfina. E ecco qui una precisazione, l'altra volta non ero stata precisa, cioè 10 milligrammi di midazolam in endovena e addirittura proprio per il colpo finale 3 milligrammi in bolo. Allora, mia figlia e io l'abbiamo visto anche 2 ore prima del decesso, quindi era approvato chiaramente, però come io posso dire a chi ha magari seguito un po' i suoi studi, lui sicuramente sapeva controllare se stesso attraverso la mente, perché l'ha pubblicati su riviste scientifiche questi studi dell'influenza proprio della mente, sul proprio corpo, su un'altra mente, addirittura sulla materia. Però purtroppo a quelle dosi 3 giorni così che sono letali nessuno può resistere. Io ho subito fatto la denuncia, però chiaramente prima di avere la cartella clinica avevo soltanto, diciamo così, ipotesi degli amici. È stato difficilissimo trovare un medico legale, che qui non mi soffermo, insomma. Finalmente ho trovato una dottoressa che però ha fatto il lavoro a metà, nel senso, lei che cosa dice? Non l'hanno curato e l'hanno portato a una situazione molto grave.
Però intanto questo è un discorso molto più complesso, perché quando si va nell'ambito della medicina, medicina ars medica, insomma ci possono essere pareri discordanti. Però non ha sottolineato abbastanza il fatto che quei 3 giorni, voglio dire eutanasia, che poi di EU non c'è proprio nulla in questo caso, però insomma vuol dire uccidere una persona. E quindi finalmente mi sono rivolta alla dottoressa Balanzoni e lei ha fatto una perizia in cui dice proprio chiaro e tondo quello che è stato. Quindi, nonostante la conferma dell'archiviazione, abbiamo potuto chiedere la riapertura delle indagini, appunto con degli elementi, insomma, inoppugnabili. Ecco, ora le aggiungo una cosa che io poi ho rivisto più avanti nel tempo. Allora, il PM non ha autorizzato l'autopsia, che pure io avevo chiesto nella mia denuncia, neanche sentendo un medico legale. Ora, i PM possono fare tutto quello che vogliono, però insomma almeno un parere di un medico legale si poteva... Qui lo vediamo dalle date praticamente, no? Quindi io ho potuto chiedere il riscontro diagnostico, che però anche quello è stato di poco conto, perché lo fanno nella stessa struttura anatomia patologica dell'ospedale, quindi chiaramente si dice fra cani non si mordono. Infatti conclude il riscontro diagnostico dicendo che non hanno trovato né morfina né benzodiazepine, e la Balanzoni in un video anche che ha fatto dice ma l'hanno cercato solo nel sangue e nella bile e non in tutti gli altri organi. Quindi è una cosa si trova se la si cerca negli organi che possono dare delle risposte. Un'altra cosa gravissima, gravissima, è che nella perizia del medico legale del PM si parla solo di morfina, cioè il midazolam non viene assolutamente citato. E invece è l'abbinamento fra i due che è letale, perché dà appunto cioè, effetti di blocco cardiocircolatorio e così via. Insomma. Quindi gli elementi ci sono tutti, però poi al solito chi deve decidere non siamo noi. Quindi se è vero che ci sono state delle indicazioni dalla Corte di Cassazione di archiviare questi casi, non lo sappiamo assolutamente, insomma, come da finire. Però quello che io ho sempre detto, io poi andrò avanti eventualmente anche con la denuncia civile, che a me non interessa, perché a me non interessa avere un risarcimento, mi interessa che la verità venga fuori. Che un'altra cosa che io dico sempre, io la verità ce l'ho. Sono 15 gli amici medici che hanno visto tutto quanto e anche poi le due perizie, anche dell'altra dottoressa, che ripeto, dice ci sono responsabilità perché anche lei conclude che con elevata probabilità barra certezza si poteva salvare. Quindi, insomma, gli elementi ci sono, se poi dopo i magistrati decideranno altrimenti, comunque se non altro le opportunità di parlare di questi fatti, di diffondere, dicevo anche che c'è stato un articolo sulla Nazione 2 giorni fa in cui si parla di procedimenti che stanno andando avanti a carico di persone che sono decedute nel 2020, quindi si sta muovendo molto. E altra cosa molto ovvia è che quando sono pochi casi si possono nascondere, ma quando i casi sono troppi, poi la verità viene a galla. Ecco. E altra cosa, dunque io ho scritto un libro, anche altre due del comitato, anche la Simonetta Galli l'ha scritto, e un'altra anche avvocatessa e purtroppo ha perso padre e marito addirittura. E con la Simonetta Galli lo presenteremo il 13 di aprile a Prato, alla Camera di Commercio, c'è uno spazio grandissimo, sono 360 o 380 posti, ci saranno anche dei giornalisti e quindi insomma continuiamo in questa battaglia. Abbiamo fatto tante testimonianze alle proiezioni della morte negata, la Simonetta, il marito, insomma, è anche uno dei protagonisti purtroppo di queste vicende. Quindi noi andiamo avanti, non ci fermiamo, assolutamente non ci fermiamo perché quello che è successo lo sappiamo, lo sappiamo. Io guarda, un'altra cosa che ho sempre detto, se gli amici medici mi avessero detto guarda ragazza non c'era nulla da fare, io non sarei andata avanti, ma quando ho avuto pareri così forti, così decisi, poi ripeto, non interessati, perché ovviamente gli amici non hanno certo voluto essere pagati per le loro dichiarazioni, insomma. Quindi era proprio quello che
e poi amici e ricercatori che hanno perso veramente un maestro, perché non solo Luciano era uno scienziato con una preparazione incredibile, ma era un uomo di una grandissima umanità che gli è stata riconosciuta da tutti. Perché quello che posso dire io, vabbè, certo, può essere, viveva accanto a lui, ma veramente tutti lo dicono, assolutamente. Quindi è stata una perdita grave, non solo per la famiglia e gli amici, ma anche proprio per la ricerca, che è uno che lavora su temi molto delicati, fra l'altro, no? No profit, insomma, non è facile, anzi, qualcuno dice è praticamente impossibile trovarlo. Quindi non si può, ripeto, io vado avanti e spero di avere giustizia per tutti quelli che magari non hanno avuto la voce e la forza che ho potuto avere io. Ecco. E purtroppo sono tanti, sono troppi. Li abbiamo anche visti recentemente alla presentazione di libri da parte di scrittori che sono riseduti su questa seggiola, a gambe accavallate, col sorrisetto sulle labbra, la barbettina, e poi dicono, ma no, noi abbiamo salvato milioni di persone. Sì. E poi si lamentano dicendo, ma i Novax ci odiano. Ma no, signori, non è così. Chi odia eventualmente, se c'è qualcuno che odia, anche se non credo che ci siano persone che odiano, ci sono persone che cercano giustizia e verità, ma chi odia non è il Novax, chi odia è quello che ha avuto un caro che purtroppo è mancato, chi ha avuto il lavoro sospeso senza retribuzione, chi ha perso delle cose importanti della propria vita, chi ha visto i propri bambini restare dietro un computer e non poter andare a scuola o a fare sport. Questi sono coloro i quali chiedono eventualmente soprattutto conto delle azioni di alcune persone. E, come dice lei, la giustizia è necessaria e la giustizia eh, magari ci mette un po' di tempo, però io sono certo che arriva. Sono certo che tutto quello che è stato fatto di male dovrà essere scontato in un modo o nell'altro, senza contare un fatto che prima o poi alcune persone, giungendo in termine di vita, c'è chi crede e chi no, ma giungendo in termine di vita dovranno poi rispondere a qualcun altro, ben più importante di tutti quanti. Io non so costoro come facciano ad andare a dormire di notte, sinceramente. Non riesco a capirlo, io non potrei. Eh, Ma ce lo crediamo, però guardi, ha risollevato un caso, sempre la dottoressa Balanzoni, che è anche molto attiva sui social, altro che. di un medico, di un giovane medico nazista, che insomma all'inizio si poneva qualche domanda, poi chiaramente si è autoconvinto. Quindi io credo, alcuni magari no, sono corrotti e basta, sto parlando più che altro di medici o comunque anche di altri ambiti, ma altri ancora magari si convincono che quello che hanno fatto era nell'interesse della comunità, perché altrimenti come farebbero effettivamente a reggere un peso così grave? Guardi, ecco, un episodio le racconto, che noi ci siamo sentiti prima, quando c'è stato il riscontro diagnostico, e io ero fuori dalla sala, perché così mi aveva chiesto il medico legale, mi si avvicinò una persona con la mascherina, quindi io riconobbi il viso, ma non riconobbi chi era. Questo mi dette la mano dicendo non mi riconosce e si presentò, cioè era il primario dove il marito era morto 2 mesi prima. Tant'è vero, io ancora ripeto, la cartella clinica l'ho avuta da poco tempo, quindi mi alzai semplicemente dicendogli, ma sì, tanto è stato trattato bene, ma aveva uno sguardo così beffardo, guardi, glielo assicuro, io l'ho scritto anche nel libro, che 2 sguardi non me li dimenticherò mai. Quello di mio marito quando mi diceva addio l'ultimo giorno, perché lui sapeva che cosa sarebbe successo, e quello di questo medico che mi viene a dare la mano mentre stavano facendo l'autopsia non giudiziaria, ma insomma si immagina quello che hanno fatto, vero? Ecco. Quindi proprio non lo so, ecco, se queste persone che cos'hanno nel cuore, non lo so, ecco, sinceramente per me sono qualcosa di inconcepibile. Soprattutto Però coloro i così, quindi quali hanno io scelto spero, la professione medica, che dovrebbe ma essere una professione votata al servizio delle persone, e, e hanno anche giurato
famoso giuramento di Ippocrate. Sì, sì, anche se ora mi dicono che lo fanno una volta l'anno tutti insieme, insomma, hanno voluto un po' mettere da parte. E guardi, anche appunto i miei amici, ora non proprio quelli miei coetanei, perché ormai chiaramente sono fuori dai giochi, quelli che hanno qualche anno in meno, ma sono sulla settantina, ancora sono attivi, eccetera, tutti mi dicono: noi non ci riconosciamo in questa medicina. E sono loro i primi anche a essere molto severi, chiaramente, nel giudicare i colleghi più giovani. E perché noi, infatti, dico, noi siamo la memoria storica, Sì. noi ci ricordiamo com'era la situazione prima, intendiamoci, non è che fossero tutti bravi e buoni, per carità, ma insomma, siamo arrivati a un livello proprio inconcepibile e siamo alla fine di una civiltà, stiamo vivendo la storia. Sì, Quindi brava. o ci sarà una rivoluzione, no, non sto parlando di rivoluzione armata, rivoluzione nel senso di rivolgimento, allora forse ci sarà una speranza, altrimenti non so, non so. Ecco. Anch'io è da qualche tempo ormai che dico che il Sapiens è giunto alla fine della sua cultura. Arriverà qualcos'altro. Noi Ma abbiamo sì, avuto, noi abbiamo avuto la grande fortuna, noi che abbiamo un'età, che abbiamo già passato i 18 anni da qualche giorno, sì. abbiamo avuto la grande fortuna di vedere una trasformazione straordinaria della nostra società. Eh, Siamo partiti dal momento in cui il telefonino era una coppetta di gelato legata a un'altra coppetta di gelato con uno spago e adesso abbiamo un computer che è in grado di fare delle cose allucinanti e se per caso lo perdiamo siamo rovinati. Non sappiamo neanche più fare 7x6. Eh, ma questo significa che siamo proprio giunti alla fine. Io non avrei mai voluto vedere questi 4 anni, proprio mai. E invece ho visto anche questo e mi rendo conto che è necessario cambiare, ma cambiare paradigmi totalmente. Signor Evangelisti, professoressa, io la ringrazio. Siamo Io arrivati ringrazio lei. in conclusione di questa puntata, ma sono lieto che lei me l'abbia concessa, anche perché è importante che altre persone, che come lei stessa ha detto, non abbiano avuto la stessa possibilità che ha avuto lei, possano invece credere che ci sarà un ritorno a qualche forma di giustizia, possano credere che ci sia qualcuno che si sta dando da fare anche per loro. Quindi io le dico 2 volte grazie. E per il suo libro, beh, lo ha mica per caso qui, perché vorrei farlo vedere. Lo vede? Allora, la drammatica scomparsa di Luciano Pederzoli. Sì, una grande perdita per lei naturalmente, per la sua famiglia, ma anche per la scienza. È punta di diamante della ricerca scientifica, non so se questo lo vede. Infatti il libro più che altro parla di quello che ha fatto, cioè delle sue ricerche, non solo degli studi pubblicati, ma anche articoli, addirittura sulla civiltà etrusca. Insomma, veramente lui si interessava sull'archeologia psichica fatta attraverso l'ipnosi. E quindi solo un capitolo è dedicato alla vicenda ospedaliera, perché a me quello che interessa è far capire chi era Luciano Pedersoli. Qualcuno, guarda, un suo collega l'ha definito un genio, l'ha definito lui, non l'ho detto io, insomma. Ecco, quindi anche questo per me è molto importante, insomma, far capire veramente chi era la persona. E quella foto è una foto quando abbiamo girato un cortometraggio che poi è stato presentato anche a Venezia su una teoria scientifica, l'Open Quantum Relativity, di un fisico, il dottor Giuseppe Biasini, che era un amico di gioventù di Luciano, e di Salvatore Capozziello, che è un fisico dell'Università Federico II di Napoli, che è stato presentato anche al CERN, cioè praticamente diciamo così, sul viaggio nel tempo, cioè ci sono i presupposti scientifici per credere che sia possibile. Poi da qui a realizzarlo il discorso è, però matematicamente parlando, cioè è possibile. Quindi fu una bellissima esperienza, ecco, di aver fatto gli attori, fra virgolette, in questo documentario, insomma, in questo cortometraggio. Un altro argomento molto interessante, sono un fisico anch'io, e Ah, a volte parlo di queste questioni dei viaggi nel tempo, della possibilità che... E le persone mi dicono, ma figurati, ma dai, ma cosa dici? E io sempre dico una cosa molto semplice da comprendere.
Noi, quando guardiamo la luce del sole, guardiamo il passato di 8 minuti fa, Certo, il che vuol dire che presente e passato coesistono. E se guardiamo Prossima Centauri, guardiamo un tempo ancora molto più remoto. Chi mi impedisce di pensare che coesista anche il futuro? Non abbiamo gli strumenti per vederlo? Bene, questo è vero, ma io non ho la possibilità di dire che non esiste. ma Ho guardi, ora qui magari la nostra intervista, forse ci sarà un'altra occasione. Qualcosa si può dire perché in quel metodo che aveva messo a punto Luciano dell'ipnobe, quindi dell'uscita fuori dal corpo, e insomma si vede anche, si contattano, si fanno canalizzazioni, si possono andare a vedere tante cose, come avevano fatto anche del resto in parte gli americani, i servizi segreti americani. Quindi anche qualche idea del futuro si può avere. Certo, bisogna andare avanti negli studi, bisogna approfondire, però come dice giustamente, insomma, come dicono anche i miei amici ricercatori, cioè conosciamo così poco della nostra mente. Uno, fra l'altro, è anche un oculista di formazione, uno dei nostri ricercatori, e dice, insomma, anche la realtà, ora io lo ridico con i miei mezzi e non sono quelli magari medici, però, insomma, attraverso l'occhio, che è lo strumento più potente che noi abbiamo, attraverso la scarica elettrica arriva un'informazione, ma in realtà fuori non c'è quello che noi vediamo. Quindi sappiamo talmente poco, ripeto, che escludere a priori a me sembra proprio un assurdo. Ecco. Quindi, poi per carità ci saranno anche le teorie assurde, no, assolutamente, però restiamo aperti a qualsiasi avanzamento della ricerca, a tutte le possibilità, perché i nostri mezzi comunque sono quelli che sono. Quindi abbiamo fatto tanto, abbiamo conosciuto tanto, ma c'è tantissimo ancora da conoscere. Questo credo di poterlo dire senza ombra di dubbio. Sono assolutamente d'accordo con lei e la ringrazio anche per l'impegno che sta approfondendo in memoria di suo marito nei confronti del mondo scientifico. E c'è bisogno di questo perché in Italia ormai è rimasto poco. Professoressa, grazie infinite, le auguro un buon fine settimana e la prego, Grazie. se ci saranno ulteriori novità, non esiti a contattarmi perché noi dobbiamo Certamente, diffonderle. Grazie infinite e certamente, sono buona serata. d'accordo, io ringrazio lei, e buon lavoro e buon weekend. Arrivederci.